Lezione 1. Piani di acquisto. Ho intenzione di andare a fare shopping più tardi, avete qualche consiglio? Non ne sono ancora sicuro, ma penso che dovremmo dare un'occhiata alla nuova boutique in centro. Sembra interessante. Ho sentito che hanno opzioni di abbigliamento uniche. Sì, e spesso mettono in mostra designer locali, il che è entusiasmante. Adoro sostenere le attività commerciali locali e aggiunge carattere alla nostra esperienza di acquisto. Assolutamente. Inoltre, potresti trovare qualcosa di veramente speciale lì. Facciamo un elenco di ciò di cui abbiamo bisogno per non dimenticare nulla. Ottima idea. Ci aiuterà a rimanere concentrati e a sfruttare al massimo il nostro tempo. Non vedo l'ora di scoprire quali tesori scopriremo durante il nostro giro di shopping. Lezione 2. Routine mattutina. Bene, questa è la nostra routine mattutina in poche parole. È interessante come ognuno abbia il suo modo unico di iniziare la giornata. Sì, alcune persone preferiscono le mattine tranquille, mentre altre prosperano grazie all'attività. Esattamente. Trovo che una colazione tranquilla mi aiuti a dare un tono positivo. Sono d'accordo. È bello avere un momento di calma prima che inizi la giornata. E ad alcune persone piace allenarsi presto per avere più energia. Sì, essere attivi al mattino può davvero aumentare la produttività. Adoro sentire parlare di routine diverse, mi ispira a provare cose nuove. Continuiamo a condividere le nostre esperienze e può aiutarci a crescere insieme. Lezione 3. Riflessioni sulla guerra. Dopo l'inizio della guerra, divenne presto chiaro che si trattava di un terribile disastro. Sì, l'impatto è stato devastante e ha colpito innumerevoli vite e comunità. È straziante pensare alle difficoltà che le persone hanno dovuto affrontare in quel periodo. Assolutamente. Le guerre lasciano cicatrici durature che possono richiedere generazioni per guarire. Credo sia fondamentale imparare dalla storia per prevenire eventi simili. Sì, comprendere il passato può guidarci verso un futuro più pacifico. È importante sostenere le persone colpite e lavorare per la ricostruzione. Sicuramente. La compassione e la solidarietà possono fare una differenza significativa. Continuiamo a promuovere la pace e la comprensione nelle nostre discussioni. Lezione 4. Cambio di lingua. Un grande cambiamento avvenne nella lingua inglese dopo l'anno 1066. Sì, la conquista normanna ha avuto un profondo impatto sul vocabolario e sulla struttura. Ha introdotto molte parole francesi in inglese, arricchendo la lingua. Esattamente. Questa fusione di lingue ha creato un panorama linguistico unico. Trovo affascinante il modo in cui la storia dà forma alle parole che usiamo oggi. Anch'io. È incredibile vedere come la lingua si evolve nel tempo. Mi piace esplorare l'etimologia e scoprire l'origine delle parole. Sì, aggiunge profondità alla nostra comprensione della lingua che parliamo. Continuiamo a ricercare queste influenze storiche sull'inglese e è intrigante. Lezione 5. Codice di abbigliamento del tour. Per il nostro tour, cosa dobbiamo indossare? C'è un codice di abbigliamento? Non ne sono sicuro, ma penso che un abbigliamento casual sarebbe appropriato. Sembra comodo. Preferisco abiti che consentano movimenti facili.
Sì, soprattutto perché andremo in giro ed esploreremo. Mi assicurerò di indossare scarpe adatte anche per camminare. È un'ottima idea. Il comfort è fondamentale quando si sta in piedi tutto il giorno. Controlliamo anche il tempo per vestirci di conseguenza per la giornata. Assolutamente. La stratificazione può essere una scelta intelligente, nel caso in cui faccia freddo. Non vedo l'ora di iniziare il tour e sarà molto divertente imparare insieme. Lezione 6. Consegna e pagamento. Per quanto riguarda il programma di consegna, se necessario, è giusto. In secondo luogo, che dire del pagamento? Hai un metodo preferito? Di solito preferisco pagare con carta di credito per una maggiore sicurezza. Questo ha senso. Spesso è l'opzione più conveniente per gli acquisti online. Sì, e fornisce anche una registrazione chiara della transazione. Esattamente. Confermiamo i dettagli del pagamento per evitare confusione in seguito. Mi assicurerò di ricontrollare tutto prima di finalizzare l'ordine. Buon piano. Una comunicazione chiara su questi dettagli è essenziale. Sono lieto che siamo sulla stessa lunghezza d'onda e semplifica notevolmente il processo. Lezione 7. Ricerca sui viaggi. Ho cercato paesi specifici in mente per il nostro viaggio. Sembra eccitante. Quali posti stai considerando? Sono particolarmente interessato ad esplorare il Sud America e la sua ricca cultura. È una scelta fantastica. C'è così tanta diversità da scoprire lì. Esattamente. Sono ansioso di conoscere la storia e le bellezze naturali della regione. Ho sentito che i paesaggi sono mozzafiato, specialmente in posti come la Patagonia. Sì, e le vivaci città offrono un mix di tradizione e modernità. Compiliamo un elenco di destinazioni e attività imperdibili per il nostro itinerario. Ottima idea! Non vedo l'ora di pianificare le nostre avventure e creare ricordi indimenticabili. Lezione 8. Pesci business. Sono appena uscita e ho comprato una vasca più grande per i miei pesci rossi, e ne sono davvero entusiasta. Sembra incredibile. Hai aggiunto qualcosa di speciale al serbatoio? Assolutamente. Ho messo delle bellissime piante sul fondo della vasca per darle un aspetto naturale. È un'ottima idea. Le piante vive possono davvero migliorare l'ambiente per i pesci. E indovina una cosa. E ho anche comprato un castello in miniatura per farli girare a nuoto. Un castello in miniatura? È così carino. Il tuo pesce rosso adorerà esplorarlo. Lo spero. Voglio che si sentano come se fossero nel loro piccolo regno sottomarino. Sembra che tu stia creando un habitat perfetto per loro. Li hai già presentati alla nuova vasca? Non ancora, ma ho intenzione di farlo più tardi oggi. Voglio assicurarmi che sia tutto a posto. Lezione 9. Catene del passato. Non crederai alla storia che ho sentito sui detenuti su una nave. All'inizio erano incatenati sotto coperta. Sembra intenso. Come sono riusciti a gestire quella situazione? Bene, man mano che navigavano verso il mare, alcuni di loro furono effettivamente liberati dalle catene. Davvero? Deve essere stato un sollievo per coloro che sono stati liberati. Esattamente.
Devono aver provato un senso di libertà, anche se solo temporaneo. Posso solo immaginare il mix di emozioni che hanno provato, confinati e poi improvvisamente rilasciati. Sì, è affascinante come le circostanze possano cambiare così drasticamente. Pensi che abbiano approfittato della loro ritrovata libertà? Mi piace pensare che abbiano colto il momento e lo abbiano sfruttato al meglio. Lezione 10. Rivedi e confronta. Quando acquisti online, confronti sempre i prezzi prima di effettuare un acquisto? Assolutamente. È una mossa intelligente, soprattutto con così tante opzioni disponibili. Sono d'accordo. Di solito controllo più siti web per trovare l'offerta migliore. E leggi le recensioni prima di decidere un prodotto? Sì, le recensioni sono fondamentali. Mi aiutano a capire la qualità e l'affidabilità di un articolo. Esattamente. È meglio essere informati piuttosto che rimpiangere un acquisto in seguito. Di sicuro. Ho commesso degli errori in passato non leggendo le recensioni. Ci siamo stati tutti. Imparare da queste esperienze è ciò che conta. Sicuramente. Ora mi prendo il tempo necessario per assicurarmi di fare la scelta giusta. Lezione 11. Vibrant Shores. Hai sentito parlare delle spiagge con una cultura vivace? Suonano assolutamente alla grande. Sì, lo fanno. Sai quali sono le migliori da visitare? Ho letto che alcune delle spiagge più belle si trovano in posti come il Brasile e la Thailandia. Sembra allettante. La combinazione di panorami mozzafiato e ricca cultura è irresistibile. Esattamente. Penso che conoscere le tradizioni locali mentre ci si gode la spiaggia sia la vacanza perfetta. Sono d'accordo. È un modo meraviglioso per imparare e rilassarsi allo stesso tempo. Inoltre, provare il cibo locale è d'obbligo quando si visitano quei luoghi. Assolutamente. Il cibo è una parte così importante dell'esperienza di una nuova cultura. Non vedo l'ora di esplorare tutto questo un giorno. Lezione 12. Scelte per le vacanze. Quando i miei genitori vanno in vacanza, di solito scelgono di soggiornare in un motel o in un hotel. Interessante. Cosa preferiscono di queste opzioni? A loro piace la comodità di avere tutto ciò di cui hanno bisogno in un unico posto. Questo ha senso. È bello avere un facile accesso ai servizi durante il viaggio. Esattamente. Inoltre, i motel possono essere abbastanza convenienti, soprattutto per soggiorni brevi. Vero. Hanno un hotel preferito in cui tornano sempre? Sì, tornano spesso nello stesso posto grazie al personale cordiale e al buon servizio. Meraviglioso. Costruire un rapporto con un luogo può rendere le vacanze ancora più piacevoli. Sicuramente. Sembra una casa lontano da casa per loro. Lezione 13. Booking Bliss. Perfetto. Fornirò i dati della mia carta per completare la prenotazione del nostro viaggio. Sembra fantastico. Non vedo l'ora che tutto ciò che abbiamo pianificato si realizzi. Lo so, giusto. È sempre emozionante finalizzare i piani di viaggio. Assolutamente. Pensi che avremo bisogno di portare qualcosa in più per il viaggio? Farò una lista di controllo per assicurarci di non dimenticare nulla di importante. È un'idea intelligente.
È facile trascurare le piccole cose nel processo di imballaggio. Esattamente. E avere tutto organizzato rende il viaggio più agevole. Non potrei essere più d'accordo. Sono i piccoli dettagli che possono fare una grande differenza. Rendiamo questo viaggio indimenticabile. Lezione 14. Gestione del pushback. Come gestite eventuali respingimenti da parte del vostro datore di lavoro durante le discussioni? Fornisco sempre esempi concreti dei miei precedenti successi a sostegno dei miei punti. Questo è un approccio intelligente. Dà più peso alle tue argomentazioni. Esattamente. È importante dimostrare di avere una solida base per le tue idee. E come si fa a mantenere la calma durante queste conversazioni? Mi concentro sull'ascolto attivo e sulla risposta ponderata alle loro preoccupazioni. Questa è un'ottima strategia. Dimostra che apprezzi il loro contributo pur mantenendo la tua posizione. Sì, favorisce un dialogo rispettoso, fondamentale in qualsiasi ambiente di lavoro. Ammiro il tuo approccio. È un'abilità che può davvero giovare a chiunque nella propria carriera. Lezione 15. Pianificazione del progetto. Sembra fattibile. Mi assicurerò di non superare quel budget. Lo apprezzo. È sempre bene tenere sotto controllo le nostre finanze. Assolutamente. Pianificare in anticipo ci aiuterà a rimanere in linea per tutto il progetto. Pensi che dobbiamo discutere altri aspetti prima di iniziare? Sì, penso che dovremmo delineare i nostri obiettivi principali per mantenere tutti allineati. Ottima idea. Obiettivi chiari possono davvero guidare i nostri sforzi in modo efficace. E i check-in regolari ci aiuteranno anche a monitorare i nostri progressi. Esattamente. È essenziale rimanere connessi durante tutto il processo. Non vedo l'ora di vedere tutto riunirsi. Lezione 16. Espressioni artistiche. Hai visto i disegni e i dipinti dei nativi americani di artisti europei? Sì, sono affascinanti. È incredibile come diverse prospettive possano catturare la cultura. Esattamente. Quegli artisti non avevano mai visto una vera comunità di nativi americani, eppure il loro lavoro è di grande impatto. Sottolinea davvero il potere dell'immaginazione e dell'interpretazione nell'arte. Assolutamente. Ti fa pensare a come l'arte possa collegare mondi diversi. Ed è interessante vedere come queste opere riflettano la comprensione degli artisti di quella cultura. Sì. Ogni pezzo racconta la sua storia, plasmata dal punto di vista dell'artista. L'arte ha davvero un modo unico di connettere le persone nel tempo e nello spazio. Non potrei essere più d'accordo. È una bellissima espressione dell'esperienza umana. Lezione 17. Competenze eccezionali. Le abilità di Clapton sono eccezionali e sono totalmente d'accordo con questo sentimento. Sì, il suo talento è davvero notevole e risuona in così tante persone. È bello sapere che la sua musica può toccare vite umane in modi così profondi. Assolutamente. La musica ha un incredibile potere di connetterci emotivamente. E la sua capacità di fondere generi diversi rende il suo lavoro ancora più affascinante. Sicuramente. Mantiene il suo suono fresco ed eccitante per gli ascoltatori. Adoro il modo in cui continua a evolversi come artista nel corso degli anni.
Sì, è stimolante vedere qualcuno rimanere pertinente e innovativo nel proprio mestiere. La sua dedizione alla musica è qualcosa che tutti possiamo ammirare. Lezione 18. Fitness Fun. Sai, la nostra palestra dispone di un'impressionante varietà di attrezzature, tra cui tapis roulant e cyclette. È fantastico. Avere diverse opzioni rende più facile rimanere motivati e mescolare gli allenamenti. Assolutamente. Inoltre, abbiamo anche pesi per l'allenamento della forza, essenziale per la costruzione muscolare. E non dimenticare l'area yoga. È uno spazio perfetto per lo stretching e il relax. Esattamente. Lo yoga può davvero aiutare a migliorare la flessibilità e ridurre i livelli di stress. Mi piace che possiamo avere una routine di fitness così equilibrata in un unico posto. Soddisfa sicuramente le preferenze di tutti, che vogliano cardio, forza o consapevolezza. E questo rende più probabile che le persone rispettino i propri obiettivi di fitness. Sì, la varietà è la chiave per mantenere le cose interessanti e divertenti. Lezione 19. Progresso per tutti. Nella nostra nazione, credo che sarebbe bello vedere progressi in settori come l'istruzione e l'assistenza sanitaria. Sono completamente d'accordo. L'istruzione è la base per un futuro migliore e i miglioramenti sono essenziali. Sì, e una migliore assistenza sanitaria può davvero migliorare la qualità della vita di tutti. Esattamente. Una popolazione ben istruita può portare a una maggiore innovazione e crescita economica. È stimolante pensare a come questi cambiamenti potrebbero avere un impatto positivo sulle nostre comunità. Di sicuro. Investire nell'istruzione e nella salute significa investire nel futuro della nazione. Ed è importante che tutti siano coinvolti nella promozione di questi miglioramenti. Assolutamente. Gli sforzi collettivi possono portare a cambiamenti significativi a beneficio di tutti noi. Speriamo in un futuro in cui questi progressi diventino realtà. Lezione 20. Cambiare i tempi. Alla fine degli anni 60 e 70, il sistema di riserve incontrò una serie di sfide. Questo è vero. È stato un periodo di cambiamenti e sconvolgimenti significativi in molte aree. Sì, ha dovuto affrontare pressioni economiche che ne hanno messo alla prova l'efficacia e la stabilità. E queste sfide hanno portato a importanti discussioni su come riformare il sistema. Esattamente. Le persone stavano iniziando a rendersi conto della necessità di modernizzazione e adattabilità. È affascinante il modo in cui gli eventi storici modellano i nostri sistemi e le nostre politiche attuali. Sì, comprendere il passato ci aiuta a navigare nel futuro in modo più efficace. Ci ricorda anche l'importanza di imparare dagli errori del passato per creare soluzioni migliori. Sicuramente. La storia ha un modo per insegnarci lezioni preziose se prestiamo attenzione. Lezione 21. Sorprese di viaggio. Viaggiare può essere una vera avventura, ma a volte possono verificarsi situazioni imprevedibili. È così vero. Questi momenti inaspettati possono essere frustranti o portare a esperienze memorabili. Sì. Ricordo di essermi perso una volta in una nuova città, cosa che si rivelò una vera avventura. Posso capire. A volte perdersi porta a scoprire gemme nascoste fuori dai sentieri battuti. Esattamente. Dipende tutto da come affrontiamo queste situazioni, giusto? Sì.
Abbracciare l'inaspettato può rendere il viaggio più emozionante e arricchente. E ci insegna ad essere adattabili e intraprendenti in ambienti sconosciuti. Assolutamente. Ogni viaggio è un'occasione per imparare qualcosa di nuovo, anche se non è quello che avevamo pianificato. Questa è la bellezza del viaggio, ogni esperienza si aggiunge al nostro viaggio. Lezione 22. Acquisti intelligenti. Non proprio, leggo sempre le recensioni prima di effettuare qualsiasi acquisto. È una strategia saggia. Leggere le recensioni può davvero aiutarti a prendere decisioni informate. Esattamente. Mi permette di capire i pro e i contro di un prodotto prima di impegnarmi. Ed è rassicurante sapere cosa hanno provato gli altri con l'articolo. Sì, trovo che il feedback dei clienti possa evidenziare cose che potrei non aver considerato. Assolutamente. Ti salva da potenziali delusioni in seguito. Inoltre, può davvero aumentare la mia fiducia nella scelta di prodotti di qualità superiore. Non potrei essere più d'accordo. Le recensioni sono una risorsa preziosa per qualsiasi acquirente. Possono davvero fare la differenza nel garantire la soddisfazione dei nostri acquisti. Lezione 23. Dettagli della prenotazione. Sì, va bene, e potresti anche fornire una sveglia alle 8? Sembra un buon piano. È sempre utile avere un promemoria quando si viaggia. Esattamente. Assicura che non dormiremo troppo e possiamo iniziare la giornata in orario. Inoltre, avere una sveglia programmata allevia un po' la pressione. Assolutamente. È una cosa in meno di cui preoccuparsi quando abbiamo un itinerario impegnativo. E ci aiuta a sfruttare al massimo il nostro tempo mentre siamo via. Sì. Non vedo l'ora di esplorare tutto ciò che abbiamo pianificato per il viaggio. Anch'io. Iniziare la giornata senza intoppi darà sicuramente un tono positivo. Ti aspetta un'entusiasmante avventura. Lezione 24. Raccomandazioni per i prodotti da forno. Stavo cercando consigli per una buona pasticceria in città. C'è una bella panetteria in centro che piace a tutti. Davvero? Cosa c'è di così speciale? Sono noti per i loro dolci freschi e il pane artigianale, che sono semplicemente deliziosi. Sembra allettante. Adoro una buona pasticceria con il mio caffè. Ti piacerà sicuramente. Hanno una varietà di opzioni tra cui scegliere. Apprezzo il tuo suggerimento. Dovrò dare un'occhiata questo fine settimana. Non te ne pentirai. È un ottimo posto per rilassarsi e lasciarsi andare. Non vedo l'ora di provare le loro prelibatezze. Lezione 25. Atti di eroismo. Hai sentito del ragazzo che ha ricevuto un premio dalla polizia? Sì, l'ho fatto. L'uomo ha detto che il ragazzo era un eroe per le sue azioni coraggiose. È incredibile come i giovani possano fare una tale differenza nelle loro comunità. Assolutamente. La sua rapidità di pensiero e il suo coraggio meritano un riconoscimento. Dimostra davvero che chiunque può essere un eroe, indipendentemente dall'età. Sì, e ispira gli altri ad agire con coraggio in situazioni difficili. Spero che altre storie come questa incoraggino le persone a farsi avanti quando necessario. Sicuramente. È un promemoria del potere della gentilezza e del coraggio.
Gli eroi sono di tutte le forme e dimensioni e questo ragazzo è un esempio perfetto. Lezione 26. Rituali della buonanotte. Prima di andare a letto, recitiamo le nostre preghiere insieme ogni sera. È una bella tradizione. Deve portare un senso di pace prima di dormire. Sì, è un bel modo per riflettere sulla giornata ed esprimere gratitudine. E dopo essere entrati nei nostri letti, io e mio fratello ci parliamo per un po'. Sembra meraviglioso. Quelle chiacchierate a tarda notte possono essere così significative. Sicuramente. È un'occasione per condividere i nostri pensieri e i nostri sogni. Inoltre, aiuta a rafforzare il legame tra fratelli. Assolutamente. Questi momenti sono ciò che crea ricordi duraturi. Adoro quei discorsi della buonanotte e mi fanno sentire più vicino alla mia famiglia. Lezione 27. Elementi essenziali per lo shopping. Di solito compro prodotti lattiero-caseari, carne e verdure fresche presso il negozio di alimentari locale. Sembra un buon piano. Hai un posto preferito dove acquistare questi articoli? Sì, c'è un mercato nelle vicinanze che offre grande qualità e varietà per tutte le mie esigenze. È fantastico. Gli ingredienti freschi fanno davvero la differenza in cucina. Assolutamente. Adoro scegliere i prodotti più freschi e ottenere i migliori tagli di carne. È ottimo sostenere i negozi locali assicurandosi allo stesso tempo di avere cibo di qualità. Esattamente. Inoltre, il personale è sempre disponibile e cordiale, il che aumenta l'esperienza. Questo è importante quando fai acquisti regolarmente. Un buon servizio fa una grande differenza. Di sicuro. È bello avere un posto in cui sei riconosciuto e apprezzato come cliente. Lezione 28. Obiettivi collaborativi. Cominciamo discutendo dei nostri obiettivi comuni e di come possiamo collaborare in modo efficace. Sembra un modo produttivo per iniziare. Quali dovrebbero essere, secondo te, i nostri obiettivi principali? Credo che concentrarci su risultati chiari ci aiuterà a rimanere allineati durante tutto il progetto. Assolutamente. La definizione di obiettivi specifici guiderà i nostri sforzi e manterrà tutti motivati. Ed è essenziale che entrambi concordiamo sulla tempistica per assicurarci di rispettare le nostre scadenze. Sì, una tempistica ben strutturata può aiutarci a tenere traccia dei nostri progressi e ad adattarli se necessario. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda su questo argomento. La comunicazione sarà fondamentale per il nostro successo. Sicuramente. I check-in regolari ci aiuteranno a rimanere in contatto e ad affrontare qualsiasi sfida. Non vedo l'ora di lavorare insieme e ottenere grandi risultati. Lezione 29. Scelte organiche. Cosa ne pensi della scelta di prodotti biologici per i nostri pasti? Credo sia un'ottima scelta. Gli alimenti biologici sono spesso più sani e migliori per l'ambiente. Esattamente. Sono coltivati senza pesticidi nocivi, il che è benefico per la nostra salute. Inoltre, sostenere le pratiche di agricoltura biologica aiuta a promuovere l'agricoltura sostenibile. Assolutamente. È una situazione vantaggiosa sia per la nostra salute che per il pianeta. Adoro anche il modo in cui i prodotti biologici tendono ad avere sapori più ricchi. Sì, il gusto è spesso superiore, il che rende i nostri pasti ancora più piacevoli. Sono d'accordo. Prendiamo l'abitudine di scegliere il biologico ogni volta che possiamo. Ottima idea! Non vedo l'ora di esplorare insieme altre opzioni organiche.
Lezione 30. Rimanere in forma. Sì, ho sentito che allenarsi a casa è un ottimo modo per mantenersi in forma senza lasciare la proprietà. Questo è vero. È incredibilmente comodo e consente flessibilità nella pianificazione degli allenamenti. Esattamente. Puoi allenarti ogni volta che si adatta alla tua giornata, il che è un enorme vantaggio. Inoltre, al giorno d'oggi sono disponibili così tante risorse online per gli allenamenti a casa. Giusto. Dallo yoga all'allenamento della forza, ce n'è per tutti i gusti. E puoi regolare l'intensità in base al tuo livello di forma fisica. Sì, personalizzare la routine la rende più piacevole ed efficace. Penso che potrei provare qualche nuovo allenamento a casa questa settimana. Sembra un ottimo piano. Motiviamoci a vicenda per rimanere attivi. Lezione 31. Conversazioni future. Non vedo l'ora di vedere la nostra prossima chiacchierata in TV, è sempre così divertente. Anch'io. Adoro parlare dei nostri programmi preferiti e condividere le nostre opinioni sugli ultimi episodi. Esattamente. È un ottimo modo per creare un legame per qualcosa che piace a entrambi. Ed è interessante ascoltare diversi punti di vista sui personaggi e sulle trame. Di sicuro. Le nostre conversazioni portano sempre nuovi spunti e idee. Non vedo l'ora di vedere in quali nuovi spettacoli potremo immergerci insieme ai prossimi. Lo stesso qui. È emozionante scoprire nuovi preferiti e condividerli tra loro. Assicuriamoci di fissare presto una data per la nostra prossima chat. Assolutamente. Non vedo l'ora. Lezione 32. Trasporto pubblico. Sì, ho sentito che il sistema di autobus locale è comodo e possiamo provarlo. Sembra un'ottima idea. Ci risparmierebbe sicuramente il fastidio del parcheggio. Esattamente. Inoltre, è un'opportunità per esplorare la zona senza lo stress della guida. Lo adoro. Può anche essere un modo divertente per incontrare nuove persone durante il nostro viaggio. Sicuramente. Il trasporto pubblico spesso riunisce un gruppo eterogeneo di persone. E di solito è più ecologico che guidare un'auto ovunque. Sì, questo è un grande vantaggio. Dovremmo controllare gli orari degli autobus prima di partire. Ottimo pensiero. Pianifichiamo il nostro percorso e sfruttiamo al massimo la nostra avventura. Non vedo l'ora di vedere dove ci porterà l'autobus. Lezione 33. Approfondimenti sui giornali. Ho notato che il giornale locale include anche alcune pagine che contengono opinioni sulle notizie. Interessante. Gli articoli di opinione possono fornire informazioni preziose sulle questioni attuali. Esattamente. Spesso presentano punti di vista diversi che incoraggiano il pensiero critico. Apprezzo questo aspetto del giornalismo. Aggiunge profondità al reportage. Inoltre, è un ottimo modo per interagire con le prospettive e le preoccupazioni della comunità. Assolutamente. Leggere una varietà di opinioni può aiutare ad ampliare la nostra comprensione. Mi piace sempre discutere di questi articoli con gli amici per ascoltare i loro pensieri. Sì, scatena conversazioni e dibattiti interessanti. Cerchiamo di leggerne alcuni insieme e condividere le nostre opinioni. Lezione 34. Scelte salutari. In America si dice, basta dire no alle droghe.
È un buon modo di dire, ma penso che aggiungerei qualcosa di più. Questo è vero. Sebbene sia un messaggio forte, promuovere la salute generale è altrettanto importante. Esattamente. Incoraggiare abitudini sane può prevenire molti problemi prima che si presentino. Sono completamente d'accordo. Insegnare ai giovani l'alimentazione e il fitness può fare la differenza. Sì, si tratta di costruire le basi per uno stile di vita sano. E avere discussioni aperte sulle scelte può consentire alle persone di prendere decisioni informate. Assolutamente. È essenziale creare un ambiente favorevole a tali scelte. Credo che possiamo avere un impatto positivo attraverso l'istruzione e la consapevolezza. Continuiamo a sostenere una vita sana nella nostra comunità. Lezione 35. Attrezzatura da campeggio. Penso che possiamo anche controllare se hanno buone offerte sulle pentole da campeggio questo fine settimana. È un'ottima idea. Avere l'attrezzatura giusta può rendere la nostra esperienza in campeggio molto più piacevole. Esattamente. Le buone pentole possono davvero migliorare i nostri pasti mentre siamo nella natura. Inoltre, è divertente cucinare all'aperto, soprattutto davanti a un falò. Non potrei essere più d'accordo. Aggiunge un sapore unico a tutto ciò che prepariamo. E crea un'atmosfera meravigliosa per riunirsi attorno al fuoco. Sì, condividere i pasti con gli amici è una delle parti migliori del campeggio. Facciamo un elenco di ciò di cui abbiamo bisogno prima di andare a fare la spesa. Perfetto! Non vedo l'ora che inizi la nostra avventura in campeggio. Lezione 36. Avventure all'aria aperta. Questo è un buon consiglio. Quali altre attività all'aperto ti piacciono oltre alle solite? Adoro fare escursioni ed esplorare i sentieri naturali. È un ottimo modo per rimanere attivi e godersi la vita all'aria aperta. L'escursionismo è fantastico. Ti permette di ammirare paesaggi meravigliosi e liberare la mente. Esattamente. Mi piace anche andare in bicicletta. È un modo divertente per vedere posti nuovi mentre faccio esercizio. Sì, andare in bicicletta può essere esaltante, soprattutto quando si scoprono sentieri nascosti o percorsi panoramici. E non dimentichiamoci del kayak. Stare in acqua può essere incredibilmente tranquillo. Assolutamente. È un modo meraviglioso per entrare in contatto con la natura e rilassarsi dallo stress quotidiano. Alla fine, le attività all'aperto non solo ci tengono in forma, ma offrono anche opportunità di avventura e relax. Sì, e ci permettono di apprezzare la bellezza del mondo che ci circonda.